Bentornati a tutti. Dopo il primo video in cui abbiamo visto la Special Edition di Anno del Cavallo 2026, dopo il mio viaggio in Giappone, mi è tornata un po' la voglia di Mini 4VD. Quindi intanto sto studiando perché sono cambiate diverse cose, però ho preso questa bella scatola e quindi andremo un po' a vedere cosa c'è qui dentro. Questa scatola, pensate, chiusa più o meno più di 10 anni fa. Ora in realtà so più o meno cosa c'è dentro perché a volte per curiosità vado a riaprirla, però prima di comprare oggetti diciamo inutili, accessori inutili, bene vedere cosa c'è all'interno. È da più di 10 anni perché, se non ricordo male, la mia ultima gara è stata intorno al 2013-2014. Allora, intanto vediamo. Ho qui un po' di accessori vari. Intanto questo è il mitico speed checker. Questo è veramente old style perché io in realtà ho iniziato quando ero alle medie, quindi si parla primi anni 2000, e questo è originale appunto di quel tempo. Poi misi un po' in pausa le Mini 4VD e poi le ripresi appunto intorno al 2012-2013 per fare qualche gara e poi è tornato qui. Purtroppo gli manca la chiusura per le batterie, però in realtà non è un grosso problema, dovrebbe essere funzionante. Ok, poi vediamo qua giù, togliamo, ci sono anche dei pezzi completamente nuovi, fantastico. Qui c'è la sorpresa finale, la metto via, e un po' di carrozzerie. Questo in realtà è un adesivo Tamiya che ho preso ora insieme alla macchina del cavallo, l'avevo gettato qui dentro. Allora, abbiamo un po' di carrozzerie, quelle leggere, e sinceramente non mi ricordo assolutamente i nomi di nessuna di queste. Questa forse è un Avante, però potrei dire una cavolata, e questa invece è non so come si chiama, però mi ricordo, cioè, le ruote erano coperte, mi piaceva molto. Verniciato un po' così, stile sporco, perché una tecnica, se non sai verniciare molto bene, fai lo stile sporco che va sempre di moda. Qua dentro in questa vabbè, intanto vediamo. Qui ci sono dei roller da 19, non male, perché questi costano abbastanza. Ora in realtà non so se il gommato va sempre, visto che molti in realtà va molto le sidre, vanno molto quelli con l'anello in plastica, e se non sbaglio qui in realtà sembra che sia anche un pochino corroso, anche se è nuovo, però vabbè, forse lo andremo comunque a utilizzare, perché no, è sempre valido, quantomeno per la barra laterale. Se si fa una classica, la monobarra, questo è il pezzo fondamentale. E poi dei cerchi, cosa sono questi? Large, cerchi large e duri. Anche questi vedremo un po'. Questo era per la Pro. Qui dentro, questo quasi mi vergogno a aprirlo, qui dentro abbiamo i motori. Ora è passato così tanto tempo che sinceramente non so se questi motori ha senso tenerli, però li teniamo. E qua giù abbiamo due motori Pro, un Hyperdash, e un Match Dash. Si vede che io usavo una Pro. Qua giù abbiamo un altro Hyperdash, quindi sì, diciamo era il motore che usavo di più, però per qualche motivo ho anche degli altri motori a monopignone, probabilmente questi risalgono a ancora prima, appunto quando i primi anni 2000 forse. Qui c'è un Torque, sinceramente non ricordo per cosa lo utilizzavo. Power Dash, il motore per eccellenza per la coppia.
Qua giù abbiamo un che mi sembra sia ancora utilizzabile. Qua giù un Ultra Dash che invece so che non è più utilizzato, peccato, perché era un po' lo standard, il motore che mi ricordo utilizzavo più di tutti quando andavo col monopignone. 2 motorini base, un bipignone e un monopignone. Poi abbiamo un Imper Dash 2 con... questo è un Imper Dash normale, questo è un Hyper Dash 2 monopignone, e poi qua giù il mitico Plasma Dash, che tra l'altro a vederlo di lato probabilmente non si vede, però questo l'ho anche aperto, quindi questo sicuramente risale ai primi anni 2000, quando mi divertivo anche a sciupare i motori aprendoli, però è veramente fantastico. Il Plasma Dash è iconico, anche se non può essere più utilizzato. Quindi rimettiamoli tutti qui dentro. Appunto, probabilmente sono stati in condizioni tremende, anche se erano dentro la scatola, però avranno preso botte, insomma penso che ormai questi siano tutti andati, però magari ci faccio qualche prova oppure li utilizzo per delle prove in pista non troppo performanti. Poi cosa abbiamo? Oggi abbiamo tutta la viteria. Viteria avevo messo tutte, questo è molto furbo da parte mia, avevo messo le dimensioni delle viti, quindi 6, 8, 10, 15 mm, poi quelli un pochino più particolari, 12, 20, 30, 40, vari washer e vitine di quelle base, quelle nere, poi la boccola in ottone, qua giù bulloni mi sembrano quasi tutti bulloni normali, non autobloccanti, sì, questo potrebbe essere un problema perché mi servirà anche qualche bullone autobloccante. Poi ovviamente questo a muoversi si sono spostate anche un po' di cose. Poi qua giù abbiamo un po' di stanziali, sia di plastica, questi si utilizzavano per, chissà se esiste ancora, per montare gli assali da 72, gli assali lunghi su macchine con il passo con l'assale corto. Questi distanziatori filettati, non mi ricordo a cosa li usavo, e poi un po' di distanziatori in alluminio. Pesi normali, mass dumper. Abbiamo dei stabilizzatori, 2 piegati, 2 no, quindi poi si vedrà in quale categoria, a parte forse questi non servono. Un po' delle, queste sono fantastiche, questa è l'evoluzione per avvitare i bulloni, e questa invece è la vecchia chiavetta, che non so se viene data ancora nei kit, però questa faceva un pochino arrabbiare perché ti scivolava via sempre i bulloni, e questo non lo so, un gommino forse, sempre se l'ho messo qui sarà sempre per avvitare i bulloni. E questo invece è un tieni bulloni molto carino. E qua giù abbiamo altre vitine e poi invece qualche come si dice, inclinatore. Ci sono quelli base, qui devo prendere delle pinzette perché sono veramente minuteria, mi devo attrezzare. Ci sono quelli base, quindi ora qui non mi ricordo come si fa a dire i gradi, dai puntini, quindi direi questi sono 2 gradi, anche se non si vede. E poi ci sono quelli un pochino più importanti, trasparenti, da 10, 15 e 20. Infatti qui ce l'ho scritto, questo è un 20 gradi per un'inclinazione abbastanza importante. Ho visto un po' questo. Qua giù invece cosa abbiamo? Beh, qua giù direi che è la parte forse più interessante, perché abbiamo delle ruote, non capisco se sono forate oppure no. Poi qua giù abbiamo un po' di rondelle, vabbè, in le casse, queste sono le rondelle, i roller, insomma, che set base, un po' di chiusure, vabbè, questo probabilmente non ci serve a niente. Questo qui non so sinceramente cos'è, non mi ricordo che cos'è, ci devo un po' pensare, però è molto poco attritto, chissà. Poi qua giù abbiamo qualche albero, alberi normali, alberi cavi.
questo non so da dove esce, sembra un albero, il cavo però è anche molto più spesso, questo proprio non mi ricordo cosa sia. Poi ci sono un po' di alberini per gli ingranaggi, quelli vicino al motore, e poi qualche assale che, se non ricordo male, sono anche quelli ultra duri in titanio, però ecco sì, questi sono, mi sembra, assali curati. Poi dovrò misurarli, questi mi sembrano da 72, poi andremo un po' a vedere. Ingranaggi vari, qui ce n'è un po' della qualunque, questi mi sembra fossero per le Pro, questi sono quelli non per le Pro, per le monopignone. Poi sotto abbiamo anche un po' di pignoni, insomma ingranaggi direi che ce ne abbiamo alla grande. C'è qualcosa anche, esatto. Ok, questo grigio non mi ricordo assolutamente cos'è, devo andare a ricercare. E ingranaggi ce l'abbiamo, chissà se la plastica è durata, insomma è sempre buona oppure no. Qui un po' di boccole di vario tipo direi per i cuscinetti e per le clessidre, contatti in ottone, mi sembra ottone, e in rame. Questi sono da disossidare di brutto, ma mi ricordo che usavo sempre quelli in oro. Qua giù c'è forse la parte più interessante, perché abbiamo, allora, a parte qualche gommino, ma poi ok, qui abbiamo dei due roller da 19, dei cuscinetti, quelli fuori esagonale. Ora so che questi non piacciono più, mi devo informare bene perché ci sono quelli fluoride, insomma al fluoro, oppure anche degli altri, sembra un foro circolare, e poi un roller da 17. Qui un po' di cuscinetti sembrano nuovi, quasi nuovi. Abbiamo, questi dovrebbero essere cuscinetti da 9, questi saranno da 11, ok. Qui altri due roller da 19, questi sembrano veramente nuovi, roller da 19 però a 5 razze, sì, invece che a 3 razze, però appunto sono tutti gommati. Ora mi sembra che gommato non vada più molto. Invece questi devono essere, sì, la parte quando facevo la top, quindi la parte, diciamo, in cui si poteva modificare un po' anche i vari accessori. Infatti c'è una clessidra spezzata a metà, due roller da 19 e poi un po' di cuscinetti da 9 o 11, però in cui c'è aperto la parte delle sfere, quindi penso non si possa utilizzare in Expert o BMAX, insomma la Expert Jump, perché direi che per ora si inizia da quella, perché la Team Mac fa un po' poca personalizzazione, e invece la Open, che ho visto è un po' troppo complessa per ora. Questo sembra un freno, poi cercherò di capire cos'è. Grippa molto, non so se effettivamente è un pezzo di freno oppure no, però penso di sì. Freno grigio, così. E poi abbiamo un po' di io le chiamavo vetronite, FRP, fibre, quindi di varie forme e dimensioni. Questi sono per il retro, se non sbaglio, queste due sono così. Queste devo rivedere assolutamente per quali telai sono utili, perché qui ce n'è veramente di tanti tipi diversi. Su qualcuna c'è anche un po' di colla, su questa probabilmente l'ho riciclata a qualche macchinina che ho buttato, e quindi qui, diciamo, ce ne sono vari di queste FRP. Questo è interessante, mi sembra di averle quasi tutte. Ora so che vanno molto le carbon, che so che sono molto più spesse, quindi sicuramente le viti si piegano meno,
non ho capito se sono anche più leggere o leggero uguale, insomma pesante uguale, mi informerò. Questo forse è per il Pro, vabbè, poi studieremo un po' questa cosa, però diciamo secondo me una macchinina base la possiamo costruire anche con queste cose. Queste erano qua, non sbaglio. E poi la ciliegina sulla torta, cosa abbiamo qua giù? Qua giù abbiamo l'ultima macchina che mi ha permesso, con cui ho vinto una gara, perché dovete sapere, io ho fatto mi ero incaponito che finché non vincevo una gara primo classificato volevo continuare a correre. Nel momento in cui l'ho finito ho detto bene, lascio da vincitore, e mi sembra di averla fatta la gara a Colle Valdelsa. Poi vincere una gara non vuol dire assolutamente niente, però insomma ero contento così nel 2013. Ora mi interessa più, diciamo, un altro aspetto, poi vedremo un po' come evolveranno anche nei video futuri. Quindi rullo di tamburi, anzi no, facciamo così il reveal proprio da youtuber. No, niente, sto facendo solo casino. Eccola qua. Non mi ricordo assolutamente come si chiama questa carrozzeria, però questo è il telaio, un MS normale e anche un MSL, e guardiamo un po'. Vabbè, dentro c'è ancora fantastico, c'è ancora il motore che è un Hyper Dash, sembra. Contatti dorati, perfette condizioni. Oggi abbiamo il rollerino, e questa è un Expert, però con queste viaggiano ancora, alla grande direi. Un Expert, un assetto abbastanza classico per la Expert. Le tessite invece fanno abbastanza schifo. E che abbiamo cerchi grandi, davanti direi normali, dietro in silicone per fare più grip. Intravedo dei cuscinetti a sfera, non toglierò l'assale, però secondo me, mi ricordo io usavo sempre quelli da esagonali. Ora devo capire perché non vanno più quelli esagonali. Qua giù un po' di rinforzo per questo doppio roller, e come vedete questa è una classica, perché di fatto abbiamo la monobarra, quindi fatta per correre veloce, senza salti, e con il ponte. Diciamo l'unico vero ostacolo alla velocità era il ponte, quindi non potevi andare a 2000, e quindi questa qui frenava. Tra l'altro questa gli ho messo una bella inclinazione, ora non so esattamente quant'è, però saranno, tra l'altro con anche la controinclinazione, saranno un 10-10, quindi un 20 gradi totali, forse. Quindi si aggrappava qui dietro. Quelle bianche non mi ricordo cosa sono, se sono FRP uguali o un pochino più morbide, ma tanto questa non importava essere troppo rigida, questa invece sì. E qua giù invece che, ecco, mi ricordo, invece che tenere come si dice, le clessidre insieme al freno, si faceva una cosa un pochino più rigida, cioè avevo pensato io evidentemente, oppure avevo probabilmente copiato da qualcuno più bravo di me, una cosa un pochino più rigida qua giù, senza un castello. Se notate qui non c'è un castello, però evidentemente stava comunque in pista, e il freno invece su questa parte, mi sembra di ricordare che questo fosse un pochino più morbido e quindi essere un pochino più di frenata. Ora il freno mi sembra un po' messo male in realtà, non è inclinato, e poi c'è questa vite che sporge, vabbè, penso sia illegale, anche se mi hanno fatto correre, e niente. Quindi questa era la mia macchinina, la mia Mini 4VD, dopo 13 anni, 12 anni. Niente, vediamo se ripartiamo da qui
con una nuova macchina in VMAX o Speed, chi lo sa, vedremo. Ciao!